Un saluto a tutti. Durante i 3 anni della vita pubblica Gesù ha annunciato il Vangelo, la bella notizia, ha invitato a convertirsi, ad accogliere la sua proposta, a diventare uomini nuovi, disposti ad amare tutti, anche i nemici. E un gruppo di discepoli è rimasto affascinato da questo Vangelo e più ancora dalla bellezza della sua persona che incarnava questa proposta di uomo nuovo. Dopo la Pasqua, a questo gruppo ancora timoroso, spaventato, il risorto ha affidato un compito immane, quello di cambiare il mondo. Proviamo a chiederci se qualcuno di noi avrebbe puntato €1 sulla riuscita di questo progetto. Facciamoli passare uno per uno questi discepoli, sono dei poveri pescatori. Non hanno nulla di ciò che noi riteniamo indispensabile, non per un progetto così grande, ma anche per un piccolo progetto. Bene, a queste persone Gesù ha detto: andate nel mondo intero, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Non ha detto di andare a convertire le persone, non è compito nostro convertire. Noi dobbiamo solo annunciare questo Vangelo, poi sarà questo seme della parola che se la deve vedere col cuore di coloro che lo accolgono. E l'Evangelista Marco ci dice che questi discepoli sono partiti e hanno predicato dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Malgrado la loro fragilità e le loro debolezze, questi discepoli hanno svolto la loro missione. È dalla testimonianza di questi primi discepoli che il Vangelo è giunto fino a noi. Se oggi abbiamo la fortuna di conoscere Gesù di Nazaret, lo dobbiamo a questi primi discepoli che non hanno scritto nulla, hanno annunciato il Vangelo che Gesù aveva consegnato loro. Negli anni che vanno dal 30 al 68, il loro annuncio ha poi aperto gli occhi a tanta gente e queste persone divenute discepoli a loro volta sono diventati annunciatori di questo Vangelo. Ricordiamo Paolo, che da accanito persecutore dei cristiani è diventato un apostolo infaticabile. Era cosciente lui dell'impegno che aveva dedicato a questo annuncio. Scrivendo ai Tessalonicesi dice: voi fratelli, vi ricordate molto bene delle fatiche che io ho fatto per il Vangelo. Ve lo ho annunciato lavorando notte e giorno con queste mie mani per automantenermi, non essere di peso ad alcuno. E scrivendo ai Corinzi dice: per me predicare il Vangelo non è un vanto, è un dovere, è un bisogno che sento, guai a me se non predicassi il Vangelo. Ecco ciò che è stato fatto quindi in questi 38 anni, la seconda fase. A questo punto però noi ci poniamo una domanda. Potremmo fidarci di ciò che questi primi discepoli ci hanno tramandato? Ci hanno presentato il pensiero di Gesù in modo integro o forse lo hanno un po' modificato, hanno aggiunto qualcosa, hanno operato qualche taglio di ciò che forse non li convinceva? Insomma, il Vangelo annunciato da Gesù di Nazaret è giunto a noi puro, così come il Maestro lo ha annunciato? La prima preoccupazione che questi discepoli hanno avuto è stata proprio quella di dover trasmettere fedelmente il messaggio che il Maestro aveva loro consegnato. Ricordiamo, quando Pietro e Giovanni sono stati imprigionati a Gerusalemme
E il sommo sacerdote li ha chiamati davanti al Sinedrio, li ha minacciati e ha detto loro: smettetela di parlare di Gesù di Nazaret. Loro hanno risposto: se sia giusto obbedire agli uomini più che a Dio, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo non annunciare ciò che abbiamo visto e udito. E sapevano bene che Anna e Caifa non minacciavano invano, eppure hanno mostrato di essere disposti a pagare anche con la vita la fedeltà al Vangelo. E che questo annuncio non fosse una loro invenzione, ma la stessa parola che avevano ricevuto dal Maestro, lo dimostra la fatica che hanno fatto ad assimilarla, a lasciarsi convertire. Confliggeva con ciò che avevano sempre pensato, ciò che avevano sempre ritenuto giusto. E difatti spesso sono rimasti scioccati dalle parole del Maestro, quando per esempio Gesù ha detto che il ripudio non entra nel disegno di Dio, e loro si sono ribellati. Hanno detto: ma se il marito non può ripudiare la propria moglie, è meglio non sposarsi. Forse non si sono lasciati subito convincere che il Maestro aveva ragione. Eppure hanno sempre annunciato ciò che lui aveva detto: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. All'inizio avevano seguito Gesù perché ritenevano che li avrebbe aiutati a realizzare i loro sogni, avere successo, fare carriera, diventare ricchi nel loro mondo, e infatti era questo l'ideale di uomo apprezzato. Poi hanno cominciato a capire che Gesù proclamava beato non chi accumula beni, ma chi si fa povero, chi mette tutto se stesso e tutto ciò che possiede a disposizione di chi è nel bisogno. E loro hanno annunciato non ciò che avevano in mente, ma ciò che aveva detto Gesù. Loro bramavano essere i primi, dominare, comandare, farsi servire, e più volte hanno anche litigato fra di loro per decidere a chi spettasse il primo posto. Gesù ha cercato di far loro capire che la vera grandezza è quella di chi si fa piccolo ed è disposto a farsi servo di tutti. Loro hanno annunciato ciò che aveva detto Gesù, non quello che avevano in mente loro. Nella catechesi dei rabbini, loro avevano appreso che Dio amava i buoni e odiava i cattivi, e ritenevano che fosse giusto così. Poi hanno visto Gesù che era amico dei peccatori e predicava l'amore incondizionato di Dio per giusti e ingiusti. E anche dopo averlo sentito parlare così, credo che per molto tempo abbiano continuato a pensare come Giona, che era giusto che gli abitanti di Ninive e tutti i peccatori dovessero finire nel fuoco. Per molto tempo devono aver continuato a pensare come avevano appreso dai rabbini, ma a noi hanno predicato ciò che aveva insegnato Gesù. Una cosa l'avevano capita molto bene, che potevano accogliere o rifiutare il Vangelo. L'unica cosa che non potevano fare era modificarlo. Difatti, avevano coscienza di non essere padroni del Vangelo che avevano ricevuto. Loro si ritenevano servi del Vangelo, non padroni. All'inizio del suo Vangelo, Luca dice che molti prima di lui hanno scritto ciò che era stato raccontato dai testimoni oculari che avevano incontrato Gesù, lo avevano ascoltato ed erano divenuti servi di quella parola che annunciavano, non padroni. Dovevano mantenerla pura come l'avevano ricevuta. Paolo impiega un'altra immagine, oltre a quella di servo.
ognuno ci consideri amministratori di questa parola che annunciamo. Ora, ciò che si richiede agli amministratori, dice nella prima lettera ai Corinzi, è che ognuno si manifesti come amministratore fedele di beni che non sono suoi. Il Vangelo, dice ancora Paolo nella lettera a Timoteo, la prima, il Vangelo è un deposito che deve essere custodito con cura e fedeltà. Bisogna quindi fare attenzione ai falsi maestri che possono introdurre falsità che corromperebbe la purezza del Vangelo. Negli Atti degli Apostoli, quando a Mileto Paolo saluta gli anziani di Efeso e dice loro: è l'ultima volta che mi vedete, raccomanda a questi anziani che presiedono le tante comunità dell'Asia Minore: fate attenzione perché anche fra di voi ci saranno dei lupi rapaci che non risparmieranno il gregge, introdurranno dottrine perverse per attirare discepoli dietro di loro. Vigilate. Ecco la preoccupazione che il Vangelo rimanesse puro. E la travagliata storia della Chiesa ci conferma questa preoccupazione alla fedeltà nella trasmissione del Vangelo. Purtroppo, lo sappiamo, lungo i secoli la vita dei cristiani spesso non è stata conforme a ciò che predicavano. Hanno fatto e giustificato guerre, commesso violenze, ingiustizie, dissolutezze. Tuttavia notiamolo, a nessuno è mai passato per la mente che si potesse cambiare una sola parola del Vangelo. Nessuno ha pensato che lo si potesse adattare per giustificare un po' qualche malefatta. No. Facevano le guerre, ma non potevano che continuare a predicare: ama il tuo nemico, porgi l'altra guancia, se uno ti ruba il mantello dagli anche la tunica, rimetti la spada nel fodero. Non è con la violenza che si costruisce un mondo nuovo. A questo punto ci poniamo una domanda: i discepoli in questi anni che vanno dal 30 al 68, quando loro hanno annunciato il Vangelo, hanno cominciato anche a porre per scritto ciò che annunciavano? Durante questa seconda fase ha avuto grande importanza la trasmissione orale. In quel tempo si curava molto l'apprendimento mnemonico. Anche a scuola i bambini erano abituati a imparare le nozioni a memoria, anche a suon di botte. Il poeta Orazio ricorda di averne prese tante dal suo famoso maestro Orbilio. E Cicerone considerava la memoria il fondamento di ogni conoscenza. E poi non tutti potevano permettersi l'acquisto di papiri o pergamene. È così che chi ascoltava l'annuncio del Vangelo cercava di tenerlo a mente, di assimilarlo bene, per poterlo poi presentare anche ad altri. Tuttavia, non sorprende che in questi decenni qualcuno abbia anche sentito il bisogno di conservare per scritto ciò che udiva e che suscitava in lui tanto interesse. L'Evangelista Luca, infatti, lo abbiamo già ricordato, conferma all'inizio del suo Vangelo che prima di lui molti hanno cominciato a scrivere ciò che era stato raccontato dai testimoni oculari della vita di Gesù ed erano poi divenuti i servi della parola. I biblisti sono certi che in questi anni circolava fra i cristiani un libretto in cui erano stati raccolti i detti del Signore. Circolavano poi anche altre raccolte. Qualcuno aveva raccolto le parabole di Gesù, i racconti di guarigioni prodigiose da lui operate,
e soprattutto era stato scritto subito, fin dai primi anni di vita della Chiesa, il racconto della passione e morte di Gesù. Gli evangelisti Marco, Matteo, Luca hanno attinto a queste raccolte quando hanno composto i loro Vangeli. È stato scritto, non in questi decenni, ma nel secondo secolo, un libro che è divenuto molto famoso, in cui sono raccolte 114 frasi che Gesù avrebbe pronunciato. Questo libro ha per titolo Vangelo secondo Tommaso. Non è stato scritto da Tommaso Apostolo, ma da un cristiano del secondo secolo. La Chiesa primitiva non lo ha accolto fra i libri sacri del Nuovo Testamento, non l'ha cioè riconosciuto come contenente il messaggio autentico del Maestro. Tuttavia, questo libro è importante perché dimostra che c'era fra i cristiani questa tendenza a raccogliere i detti del Signore. In questi decenni, dal 30 al 68, non è stato composto alcun Vangelo, però qualche libro del Nuovo Testamento è stato scritto, le lettere di Paolo. Vediamo come. C'è una città che ha avuto grande importanza nella storia della Chiesa primitiva. Si tratta di Antiochia di Siria. Oggi appartiene alla Turchia, vi viene indicata in rosso nella cartina. Era la terza città dell'impero romano dopo Roma e Alessandria d'Egitto e aveva 500.000 di abitanti. È in questa città che molti cristiani si sono rifugiati quando a Gerusalemme è scoppiata la persecuzione dopo la morte di Stefano. Ricordiamo che Paolo era presente e approvava la lapidazione del primo martire. Attorno a questi cristiani che si erano rifugiati ad Antiochia è nata una comunità composta non solo da ebrei, ma anche da pagani. E lì presto è giunto Paolo dopo la sua conversione. Vedete, Tarso era vicina ad Antiochia. Nel 46 d.C., quindi dopo 16 anni dalla morte e risurrezione di Gesù, ad Antiochia è accaduto un evento importante. Un giorno, mentre la comunità era riunita in preghiera, uno dei presenti ha suggerito ai fratelli una proposta che riteneva dettata dallo Spirito. Deve essersi espresso più o meno così. Sentite, fratelli. In questa grande città noi abbiamo un vasto campo di apostolato, ma noi dobbiamo guardare più lontano. Tanti nostri fratelli ebrei non hanno ancora sentito parlare di Gesù. Dobbiamo andare da loro. In quel tempo si calcola che gli abitanti dell'impero fossero 70 milioni. Di questi 7 milioni dovevano essere ebrei. Parte viveva in Palestina, ma la maggioranza si trovava sparsa nelle città dell'impero. Lì si organizzavano in comunità, si costruivano le loro sinagoghe dove erano soliti riunirsi in giorno di sabato per leggere le scritture. E questi figli di Abramo non avevano ancora ricevuto l'annuncio del Vangelo. E forse qualcuno aveva sentito vagamente parlare di un certo Gesù di Nazaret che era stato condannato al supplizio della croce dal procuratore romano e deve aver pensato che si trattava di uno dei tanti rivoltosi finiti male. Del resto, ancora oggi questo è ciò che gli ebrei pensano di Gesù. Ad Antiochia si è pensato che era necessario annunciare agli ebrei la lieta notizia. È giunto l'atteso Messia. Ecco, questa comunità ha scelto per la missione
i suoi due elementi migliori, i più preparati, Barnaba e Paolo. Ha imposto loro le mani, li ha accompagnati a Seleucia, dove c'era il porto, e li ha imbarcati per Cipro. Barnaba e Paolo, quando sono giunti a Salamina, hanno atteso il sabato e sono entrati nella sinagoga. Lì hanno parlato di Cristo ai giudei. Poi sono andati a Pafo, dove hanno convertito il proconsole Sergio Paolo. Poi hanno lasciato Cipro, notatelo nella cartina, e sono andati in Asia Minore. Vedete che ci sono tanti tracciati, sono i viaggi che ha fatto Paolo, ne parliamo ancora tra poco. Quando sono giunti ad Antiochia di Pisidia, non confondetela con l'altra Antiochia, perché erano tante le Antiochie in quel tempo, era una grande città, quella di Antiochia di Pisidia, non come l'altra, ma era molto importante. Lì Barnaba e Paolo hanno trovato una numerosa comunità ebraica. Quando in giorno di sabato si sono presentati alla sinagoga, colui che presiedeva ha chiesto loro di prendere la parola, perché era così che si faceva quando arrivava un ospite, era invitato a parlare. E difatti loro hanno annunciato Cristo. Vi mostro il luogo dove sorgeva questa città, un luogo incantevole. E notate dove era la sinagoga dei Giudei in cui Paolo ha parlato. Questa sinagoga è stata poi trasformata dai bizantini in chiesa, notate l'abside della chiesa. Però il luogo è quello in cui ha parlato Paolo ed è anche il luogo dove spesso, più volte, ho parlato anch'io quando accompagnavo i miei gruppi. Vedete che sono lì nell'abside. Quale accoglienza ha avuto l'annuncio di Paolo e Barnaba in questa sinagoga? È facile da immaginare. Gli ebrei si aspettavano ben altro Messia. Loro recitavano continuamente il Salmo 72, che parla di questo re figlio di Davide. E lì si dice: questo re dominerà da mare a mare, cioè dal mar Mediterraneo fino al mare inferiore, il Golfo Persico, dal fiume, cioè dall'Eufrate, fino ai confini della terra, cioè fino a Tarsis, la penisola iberica. A lui si piegheranno le tribù del deserto, mangeranno la polvere i suoi nemici, i re di Tarsis e delle isole porteranno il tributo, i re degli arabi e di Saba offriranno doni, tutti i re della terra si prostreranno davanti al figlio di Davide. E poi loro conoscevano molto bene le profezie di Isaia al capitolo 60. Dice: uno stuolo di cammelli invaderà Gerusalemme, giungeranno dromedari da Madian, da Efa, da Saba e porteranno oro e incenso e proclameranno le glorie del Signore. Un Messia crocifisso era quanto di più assurdo si potesse immaginare. E difatti hanno cacciato Paolo e Barnaba. Di fronte al rifiuto dei loro correligionari, cosa hanno fatto? Con franchezza hanno dichiarato: sentite, era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni di accogliere la vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. E difatti hanno proseguito il loro viaggio, hanno fondato le comunità cristiane nelle città di Iconio, Listra, Derbe, hanno cominciato a dare una struttura a queste comunità, poi dopo 3 anni sono tornati ad Antiochia di Siria, da dove erano partiti. Da lì poi Paolo ripartirà per altri 2 viaggi missionari.
Si recherà in Galazia, poi a Filippi, Tessalonica, Berea, poi a Corinto, dove fonderà quella comunità a cui era tanto affezionato e che gli creerà tanti problemi. Durante il terzo viaggio Paolo si fermerà per ben 3 anni a Efeso. Dopo aver fondato queste comunità, Paolo non le ha abbandonate a se stesse, ma le ha accompagnate nella loro lenta, difficoltosa crescita. Per mantenere i contatti, per risolvere i problemi che sorgevano e anche per rendere più efficace la testimonianza che i cristiani erano chiamati a dare in mezzo ai pagani dove loro vivevano. Quando poteva, Paolo tornava a visitare queste comunità. Quando non poteva, cosa faceva? Inviava delle lettere. Vediamo quando e in che contesti le ha scritte. Nel 50 d.C. Paolo giunge a Corinto. Vedete dove si estendeva questa grande città, 300.000 abitanti doveva avere. Notate le 7 colonne del Tempio di Apollo, che Paolo ha certamente visitato, e vedete l'Acropoli, in cima alla quale sorgeva il Tempio di Afrodite, dove si praticavano dei culti immorali. Del resto, Corinto era famosa in tutto l'impero per la sua immoralità. Avevano addirittura inventato un verbo, corinziazein, che significa comportarsi alla maniera dei Corinti, e anche un'espressione per indicare la ragazza di facili costumi, Corinzia Corè, è una ragazza di Corinto. Quando giunge in questa città, Paolo è deluso e scoraggiato, perché viene da esperienze apostoliche deludenti. A Filippi è stato imprigionato e quando è stato liberato ha ritenuto opportuno allontanarsi. Poi è andato a Tessalonica e anche da lì ha dovuto andarsene in fretta, perché i giudei, quando hanno sentito ciò che predicava, hanno messo in subbuglio la città. È andato ad Atene e lì ha fatto un discorso all'Areopago proprio sotto l'Acropoli. Lo aveva preparato con cura questo discorso perché sapeva che si rivolgeva a gente colta, ai filosofi stoici, epicurei. E questi all'inizio lo hanno ascoltato con attenzione, ma quando ha cominciato a parlare della risurrezione sono scoppiati a ridere. Insomma, si è reso conto una volta di più che chi annuncia un Messia crocifisso e risorto va incontro a incomprensioni, rifiuti e anche a derisioni. Giunto a Corinto è scoraggiato e allora si fa assumere da un fabbricante di tende e riprende a svolgere quella che da sempre è stata la sua professione. Soltanto al sabato parla di Gesù nella sinagoga, ma anche lì è sempre contestato dai giudei che non vogliono sentir parlare di un Messia che non corrisponde alle loro attese. Passano così 8 o 9 mesi. Siamo quindi nel 51 d.C., quando Paolo riceve una visita tanto inattesa quanto gradita e desiderata. Vede arrivare Timoteo e Silvano, 2 grandi apostoli, suoi collaboratori, che come lui dedicano la loro vita al Vangelo. Non l'avevano seguito ad Atene, erano rimasti in Macedonia e adesso giungono a Corinto e portano notizie confortanti. Paolo riteneva che tutte le sue fatiche apostoliche fossero state vanificate dall'opposizione dei giudei e che nelle comunità da lui fondate non fosse rimasta traccia. Invece Timoteo e Silvano gli spalancano il cuore, gli dicono: Paolo, tu non puoi immaginare che splendide comunità sono nate dalla tua predicazione. A Filippi, a Berea,
A Tessalonica ci sono cristiani pieni di fede, si aiutano, praticano la carità verso tutti, sono stimati anche dai pagani per la loro vita morale coerente e poi non vedono l'ora che tu torni a far loro visita. Loro hanno anche tante domande da porti. Paolo aveva proprio bisogno di ricevere queste notizie. Si commuove e allora chiede subito un foglio di papiro, un calamo e un calamaio e comincia a scrivere ai Tessalonicesi. È la sua prima lettera, dettata dal cuore. Leggendola si percepisce quanto sia emozionato. A un certo punto dice: fratelli, sono colmo di consolazione a vostro riguardo. Ero tribolato, pieno di angoscia per la vostra fede. Ora sì, mi sento rivivere. Bene, è così che è nato il primo libro del Nuovo Testamento, la prima lettera ai Tessalonicesi. Incoraggiato da Silvano e Timoteo, Paolo riprende a dedicarsi tutto alla predicazione e a Corinto nasce una grande comunità, quella a cui Paolo dedicherà le sue maggiori attenzioni e cure. Negli anni seguenti Paolo andrà a visitare le altre comunità da lui fondate perché le vuole mantenere animate nella fede. E difatti nel 54 lo troviamo a Filippi. Vedete dove sorgeva la città? Ai piedi di quella montagna in cima alla quale c'era l'Acropoli. È da quella cima che Cassio ha assistito alla famosa battaglia di Filippi del 42 avanti Cristo e là si è tolto la vita pensando che Bruto stesse perdendo mentre invece stava vincendo contro Ottaviano e Antonio. Notate i resti dell'agorà, in fondo alla quale c'era la biblioteca, nella quale credo abbia trascorso parecchio tempo l'evangelista Luca, che era un appassionato di libri classici e che ha trascorso vari anni a Filippi. Lì è nata una comunità legatissima a Paolo. E vedete anche il ruscello, vicino al quale è cominciata la comunità cristiana. È un ruscello che scorre proprio poco fuori le mura della città ed è in quel luogo che è stata battezzata la prima cristiana d'Europa, Lidia. Paolo, vi ho detto, stravedeva per i filippesi. E difatti mentre si trovava a Filippi viene a sapere che nelle comunità della Galazia, da lui fondate, vedete dove si trova la Galazia, lì sono giunti dei giudei fanatici che hanno convinto i discepoli a mettere da parte il Vangelo e a riprendere l'osservanza rigorosa delle pratiche giudaiche. Nulla poteva far maggiormente indignare Paolo e difatti decide di scrivere subito una lettera durissima. Dice: «O stupidi Galati», proprio così dice, «chi mai vi ha ammaliato? Siete stati ingannati da gente venuta a turbarvi e a sovvertire il Vangelo di Cristo. Orbene, se anche un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi è stato predicato, ritenetelo un eretico. Com'è possibile? Proprio voi, ai quali ho presentato Gesù Cristo crocifisso. Vi ricordate che la prima volta che vi ho annunciato il Vangelo fu a causa di una mia malattia e voi mi avete accolto come un angelo di Dio, come se fossi Gesù Cristo stesso. Parole durissime, quelle che ci sono in questa lettera ai Galati, rivelano tutta la passione di Paolo per queste comunità e il suo timore che potessero essere allontanate da Cristo e dal Vangelo. Bene,
È così che è nata la lettera ai Galati, un altro libro del Nuovo Testamento. L'anno seguente Paolo si trova a Efeso. Siamo nel 55-56 e sono anni burrascosi nella vita di Paolo. Il Vangelo da lui predicato non è rifiutato soltanto dai giudei, ma è incompatibile con i culti pagani e Efeso ne è piena. C'è un tempio che attira pellegrini da tutto il mondo, il tempio dedicato alla dea Artemide, l'Artemision, una delle 7 meraviglie del mondo antico. Attorno a questo tempio c'è il solito fiorente commercio di oggetti sacri, gli argentieri che modellano le statuette della dea si sentono toccati nel vivo dalla predicazione di Paolo e pensano: se la gente dà retta a Paolo e si converte, noi siamo rovinati, sono finiti i nostri guadagni. E allora cominciano una rivolta contro Paolo. Si radunano nel teatro di Efeso e cominciano a gridare, lo vedete il teatro, alle mie spalle. Paolo vorrebbe andare a discolparsi, ma i cristiani lo bloccano perché lo avrebbero fatto a pezzi. Difatti nella lettera ai Romani lui dice: siate grati ad Aquila e Priscilla perché hanno rischiato la loro testa per salvarmi la vita. Probabilmente si sono messi di mezzo in questo contesto della rivolta degli argentieri. Il momento che sta passando Paolo è drammatico e per giunta dalla comunità di Corinto arrivano notizie poco incoraggianti. Alcuni dipendenti di una certa Cloè, giunti a Efeso, riferiscono a Paolo ciò che sta accadendo a Corinto. Gli dicono: la comunità è divisa in fazioni, non fanno altro che litigare, ricorrono ai tribunali pagani invece di cercare di fare la pace fra di loro. Poi ci sono dei comportamenti immorali che non si registrano neppure fra i pagani. Giungono a fargli visita anche 3 cristiani di Corinto, Stefana, Fortunato e Acaico, che confermano le notizie che Paolo già sa dagli schiavi di Cloè e gli recapitano anche una lettera della comunità con delle domande che pongono a Paolo. Lui non può muoversi da Efeso e allora scrive una lettera molto dura. È la prima lettera ai Corinzi. Al capitolo 11 dice: anzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni fra voi e in parte ci credo, ho tutti i motivi per credere che sia vero ciò che mi hanno raccontato gli schiavi di Cloè. Quando vi radunate, il vostro non è un mangiare la cena del Signore, non è un'Eucarestia la vostra. Ciascuno, infatti, quando siete a tavola, comincia a prendere il proprio pasto e così uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ma non avete le vostre case per mangiare e bere. Voi state gettando il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliate chi non ha niente. Che devo dirvi, devo lodarvi per quello che state facendo? In questo non vi lodo affatto. Devo venire da voi con il bastone o con amore e dolcezza? Bene, è in questo contesto che è nata la prima lettera ai Corinzi. Negli stessi anni, sempre a Efeso, Paolo viene imprigionato e i cristiani di Filippi lo vengono a sapere e pensano che abbia bisogno di aiuti e allora si organizzano e incaricano un giovane, un certo Epafrodito, di portarglieli. Naturalmente con i doni Epafrodito porta anche le notizie della comunità che a Paolo interessano più dei doni. Gli dicono: guarda, va tutto bene, a Filippi c'è solo un bisticcio fra 2 donne, Evodia e Sintiche. Proprio mentre è con Paolo
Epafrodito si ammala gravemente al punto che rischia addirittura di morire. Per fortuna guarisce. E quando torna a Filippi, Paolo gli consegna una lettera per quella comunità. In questa lettera dice: anzitutto vi ringrazio per i doni ricevuti, poi racconta ciò che è successo a Epafrodito e dice: Dio ha usato misericordia non solo a lui ma anche a me, perché non avessi dolore su dolore. Immaginate quanto avrei sofferto se, oltre a stare male io in prigione, mi fosse morto sotto gli occhi anche Epafrodito. So che eravate preoccupati per la sua salute, ma ora torna a voi sano. Vi porterà la lettera che vi ho scritto. Abbiate grande stima per persone come lui, perché ha rasentato la morte per la causa di Cristo. Ha rischiato la vita per sostituire voi nel servizio presso di me. E poi alla fine della lettera raccomanda a Evodia e Sintiche di mettersi d'accordo. È così che è nata la lettera ai Filippesi. Sempre dalla prigionia di Efeso, Paolo scrive un'altra lettera, stavolta molto breve e molto dolce. La invia a Filemone, un benestante di Colossi che è divenuto cristiano. Questo Filemone aveva degli schiavi, come tutte le persone ricche, e uno di questi schiavi, Onesimo, gli era scappato, probabilmente non a mani vuote. Capitava spesso che gli schiavi fuggivano, è chiaro, se venivano ripresi erano guai. In genere si nascondevano in una grande città e vivevano di espedienti. Non sappiamo come questo Onesimo sia arrivato a Efeso, forse proprio per perdersi in questa grande città. E non sappiamo come ha conosciuto Paolo, che era in prigione. Può anche darsi che uno di questi espedienti gli sia riuscito male e sia stato cacciato in galera insieme con Paolo. Comunque, Paolo gli ha annunciato Cristo e il Vangelo e Onesimo si è convertito. Adesso che fare con Filemone? Paolo gli suggerisce: torna a Colossi da Filemone. Gli scrivo io una lettera. Filemone è mio amico, sono stato io a convertirlo a Cristo e al Vangelo. In questa lettera al suo amico Filemone, Paolo gli dice: ti restituisco Onesimo, non più però come schiavo, ma molto di più che schiavo, come fratello carissimo, come fratello nel Signore, è un cristiano come te. Se dunque tu mi consideri tuo amico, accoglilo come se fossi io stesso. E se ti ha fatto dei torti, se ha qualche debito nei tuoi confronti, metti tutto sul mio conto, pagherò io. E guarda che questa lettera è firmata di mio pugno, mi impegno io a pagarti. Ricordati però che anche tu mi sei debitore, perché sono stato io a farti conoscere Cristo e il suo Vangelo. È così che è nata la lettera a Filemone, un altro libro del Nuovo Testamento. Vi ho messo sullo sfondo un'altra foto del luogo dove sorgeva la città di Corinto. È una foto che ho scattato io mentre salivo verso l'Acropoli. Corinto aveva due porti, uno a occidente, il porto dell'Echeo sul mare Ionio che vedete, e l'altro a oriente, sul mare Egeo, il porto di Cencre, dove Paolo è arrivato e dal quale è ripartito più volte. Ho messo questa foto di Corinto perché dobbiamo riprendere il discorso sulla prima lettera che Paolo ha inviato a questa comunità, una lettera molto dura, ricordate. Come è stata accolta? È stata letta davanti a tutta la comunità e, come era prevedibile, non è piaciuta a tutti.
C'è chi è rimasto risentito, chi ha reagito con parole forti nei confronti di Paolo, poi i commenti malevoli devono essere continuati anche dopo nelle case private. Fatto sta che da Timoteo o da qualcun altro Paolo viene a sapere che le tensioni a Corinto, invece di stemperarsi, vanno aumentando. Insomma, la situazione rischia di precipitare e allora pensa di dover intervenire, decide un rapido viaggio di andata e ritorno Efeso-Corinto. Quando arriva, trova la comunità in stato di ribellione. Lui ha un suo caratterino, lo conosciamo bene, non è uno dalle mezze misure. E difatti l'incontro diviene subito uno scontro. I toni salgono e qualcuno arriva all'insulto e lo offende in modo grave. Un incidente che turba profondamente i rapporti di questa comunità con Paolo, che decide di ripartire subito e di andare a Efeso. Confesserà in seguito di non avere più alcuna intenzione di ripetere questi viaggi lampo. Giunto a Efeso però è molto triste e allora scrive ai Corinzi una lettera che lui definisce lettera fra le lacrime. Non c'è stata conservata. Dopo averla scritta rimane in attesa, angosciato, perché non sa quali effetti avrà questa lettera. E difatti i corinzi non si fanno vivi e questo silenzio preoccupa Paolo, che allora lascia Efeso e va a Filippi in attesa di ricevere notizie da Corinto. Lì finalmente, dopo alcune settimane, arriva Tito, un altro grande apostolo della Chiesa primitiva, amico di Paolo, uno che più volte ha dovuto sistemare i rapporti di Paolo con le comunità quando si incrinavano questi rapporti. Cosa riferisce Tito a Paolo? Guarda che la comunità di Corinto ha preso posizione in tuo favore. Hanno condannato con severità colui che ti ha insultato pubblicamente e dicono di essere molto dispiaciuti per quanto è accaduto. L'Apostolo si commuove e scrive una nuova lettera ai Corinzi in cui si rallegra che il dissidio è stato ricomposto ed esorta i Corinzi a perdonare all'offensore. Questa lettera è la seconda lettera ai Corinzi che noi abbiamo. Paolo rimane ancora un po' a Filippi, poi parte per Corinto, dove trascorre l'inverno fra il 57 e il 58 e durante questo tempo scrive la lettera ai Romani. Lui non ha mai avuto rapporti con la comunità di Roma, per la quale però nutre un profondo rispetto, non l'ha fondata lui, ci sono altri che la guidano e non intende interferire, intromettersi. Conosce però le difficoltà che sta attraversando la comunità di Roma e gli sono giunte anche all'orecchio alcune dicerie che circolano sul suo conto. A Roma c'è qualcuno che lo accusa di non rispettare la Torah e le tradizioni di Israele. E allora sente il bisogno di chiarire anche questo. Vuole mostrare qual è la sua vera posizione, perché poi intende andare a Roma. La lettera ai Romani è lo scritto più importante di Paolo, perché non dovendo affrontare problemi come quelli di Corinto, in questa lettera lui può sviluppare un discorso teologico completo, sistematico. Abbiamo visto quindi in che contesto è nata anche la lettera ai Romani. A questo punto ci poniamo un'ultima domanda.
come sono state raccolte tutte le lettere di Paolo. Anzitutto, va tenuto presente che erano lette nei raduni comunitari. Concludendo la prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo raccomanda: vi scongiuro che si legga questa lettera a tutti i fratelli, vuole che sia letta a tutta la comunità. Poi queste lettere venivano conservate con venerazione ed è facile immaginare che le passassero anche alle comunità vicine. Immaginate un commerciante di Filippi che arriva a Tessalonica. Lì nel giorno del Signore sente leggere la commovente lettera che Paolo ha inviato a questa comunità. E che cosa pensa? Se io ne faccio una copia e torno a Filippi e leggo questa lettera che contiene un messaggio così bello e così utile anche per i filippesi, quelli non finiranno più di ringraziarmi. E siccome lui è un commerciante, c'ha i soldi, ne ordina una copia. In una settimana lo scriba gliela prepara e lui torna a Filippi con questa lettera. Naturalmente, quando i filippesi ricevono una lettera di Paolo, è normale, la passeranno anche ai Tessalonicesi. Scrivendo ai Colossesi, Paolo raccomanda: questa lettera, dopo che l'avrete letta voi, fate che venga letta anche nella chiesa dei Laodicesi. Laodicea è vicina a Colossi. E anche voi leggete quella che ho inviato ai Laodicesi. Dove sia finita questa lettera ai Laodicesi non lo sappiamo. Dove sono state raccolte tutte le lettere di Paolo? Anche questo non lo sappiamo, possiamo solo fare delle supposizioni. I luoghi più probabili sono due: o Efeso o Corinto. Perché? Queste città, oltre a essere centri di cultura e di comunicazione importanti, avevano anche l'onore di ospitare un'antica e importante comunità legata a Paolo. È in una di queste due città che si è formata la raccolta delle lettere di Paolo che oggi noi abbiamo, perché tutte le chiese le hanno riconosciute come una parola che rifletteva la voce del Signore. Abbiamo così concluso la presentazione di ciò che è accaduto nella seconda fase della formazione del Nuovo Testamento. Nel prossimo incontro noi vedremo ciò che è accaduto nella terza fase, quando compaiono anche i Vangeli.